Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione della tabella per la personalizzazione del profilo e abbiamo salvato i dati all'interno del nostro database. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a ultimare questa sezione e nello specifico andremo a impostare anche la possibilità di modificare i dati. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e nella nostra funzione salva modifiche profilo aggiungiamo come ultimo controllo che la nostra immagine, quindi l'immagine postata, qualora l'utente decida di specificarne una, sia in uno dei formati supportati, quindi un file GIF, PNG o JPEG. Quindi gli diremo else if $_files di avatar al campo type è diverso da image / png and $file di avatar al campo tipologia è diverso da image GIF ed è diverso da JPEG, quindi sostanzialmente se non è o PNG o GIF o JPEG ci setti l'errore formato file avatar non supportato e tra parentesi gli scriviamo formati supportati PNG virgola GIF o JPEG. E ovviamente questo controllo qua lo dovrà fare soltanto se stiamo postando un'immagine e quindi else if $files di avatar al campo name, quindi il nome del file, è diverso da stringa vuota, allora gli facciamo fare il controllo anche sul formato dell'immagine che sia supportato. Perfetto, quindi salviamo, selezioniamo un file immagine non supportato e lo prendiamo dalla cartella icone, gli selezioniamo il file question.ico, inoltriamo la richiesta e come vedete il sistema ci dà errore file avatar non supportato, formati supportati PNG, GIF o JPEG. Perfetto, qua chiudiamo la tonda nell'errore qua e quindi almeno andiamo a verificare che il formato sia quello corretto. Poi se invece supera i nostri controlli, nella precedente videoguida qua gli abbiamo detto che se non abbiamo selezionato un file ci deve andare a fare l'avatar, però in realtà l'avatar ce lo deve andare a fare soltanto se giustamente all'interno della cartella avatar non è già presente un'immagine definita. Quindi sostanzialmente, come abbiamo anticipato nella precedente videoguida, qualora il sistema generi un avatar per l'utente selezionato, verrà creata l'immagine e salvata all'interno della cartella avatar. Perfetto, però abbiamo anche stabilito che qualora due utenti abbiano la stessa lettera iniziale dello username, vadano a utilizzare lo stesso avatar, quindi la stessa immagine. Quindi all'interno della cartella avatar non ci potranno essere doppioni per quanto riguarda le lettere e verrà popolata man mano che verranno inseriti nuovi utenti
all'interno del database, perfetto, e quindi prima di richiamare la nostra funzione definiamo lettera, e qua prima di richiamare la funzione genera avatar ci selezioniamo gli utenti, quindi verificheremo che all'interno della tabella utenti privata ci sia un utente che abbia come lettera iniziale dello username quella che stiamo in realtà considerando al momento della personalizzazione. Quindi se c'è, non richiameremo la funzione genera avatar, altrimenti richiameremo la funzione genera avatar che ci andrà a creare la lettera personalizzata. Quindi gli diremo select id utente from utenti privata where username, e utilizziamo un nuovo attributo SQL che si chiama like, e tramite l'operatore like si possono ricavare i dati dalla tabella selezionata in base alla corrispondenza, in questo caso tra username e le lettere racchiuse all'interno degli apici di like, utilizzando gli operatori percentuali. E potremo per esempio estrarre inserendo la lettera e il percento, tutti gli utenti in questo modo che iniziano con la lettera A, quindi che hanno l'username che inizia con la lettera A, mettendo il percento prima delle lettere verranno selezionati tutti gli username, quindi tutti gli utenti che hanno uno username che finisce con A. Mettendo la A all'interno di due percentuali invece verranno selezionati tutti gli utenti che hanno la A all'interno del loro username. Quindi noi dobbiamo in realtà verificare se c'è un utente che ha lo username che inizia con la lettera che abbiamo selezionato dall'username postato, e quindi qua gli metteremo la nostra lettera. Perfetto. E siccome la lettera l'abbiamo specificata maiuscola, qua li aggiungiamo oppure username like, e utilizziamo la funzione per convertirlo in minuscolo che si chiama str to lower. Perfetto, quindi in questo modo andrà estratto nel caso l'id utente dalla tabella utenti privata, dove l'username inizia con la lettera che abbiamo selezionato, maiuscola in questo caso, oppure minuscola. Perfetto. Eseguiamo la query, quindi res utenti sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $sell utenti, e gli diciamo if not MySQL fetch array di res utenti, quindi se non trova dei dati gli facciamo fare la generazione dell'avatar. Perfetto, altrimenti ovviamente la lettera è già stata creata, quindi l'immagine con la nostra lettera, e ci limitiamo soltanto ad assegnare alla variabile foto il nome corrispondente da associare all'interno del database. Perfetto. Altrimenti consideriamo la foto postata dall'utente e la spostiamo all'interno della cartella avatar. Qua di default nella precedente video guida abbiamo considerato il caso PNG. Ora ci ricaviamo l'estensione del file e quindi faremo un explode file
che sarà uguale ad explode $files di avatar al campo name, quindi il nome del file, e lo esplodiamo. Qua ci va prima il campo da ricercare per l'explode, quindi lo esplodiamo al punto e gli diremo che l'estensione del file sarà uguale a explode file all'indice 1, punto e virgola. Vi ricordo che con la funzione explode in questo caso otteniamo due dati, perché il nome del file sarà per esempio foto.png, quella postata, quindi all'indice 0 dell'array explode file troveremo il nome del file e all'indice 1 invece troveremo l'estensione. Bene, quindi la nostra foto sarà aperta quadra, sessioni di utente, chiusa quadra, punto, e qua ci concateniamo la nostra estensione. Perfetto, quindi qualsiasi formato supportato ovviamente, quindi o GIF, JPEG o PNG, verrà spostato, scusate, e rinominato nel modo corretto. Perfetto. E poi viene spostata ovviamente l'immagine. Ora, per quanto riguarda la query, abbiamo anticipato nella precedente video guida che la tabella profilo utenti in realtà verrà popolata direttamente in fase di definizione dei nuovi utenti, quindi sostanzialmente di default il nostro sistema li andrà a settare un'immagine avatar e quindi la tabella profilo utente verrà popolata in fase di definizione degli utenti con soltanto il campo foto. Quindi gli diremo, per non andare a cancellare adesso la query e lasciare l'update soltanto, quindi ci selezioneremo il profilo dell'utente che sta inoltrando la richiesta, quindi gli diremo select stellina from profilo utenti where fk utente è uguale, e qua ci mettiamo session id utente. Eseguiamo la query, quindi res profilo sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $cell profilo, e gli diciamo if not MySQL fetch array di res profilo, allora la nostra query sarà insert into profilo utenti, quindi facciamo l'inserimento dei dati, altrimenti, quindi else, la nostra query sarà update, quindi update profilo utenti set cognome uguale a cognome, naturalmente, nome uguale a nome, data di nascita uguale a data, nickname uguale a nickname, info personali uguale a info, andiamo a capo,
foto avatar uguale a foto, e poi gli diciamo where fk utente è uguale, e qua ovviamente ci va la nostra sessione. Perfetto. Allora, in realtà però ragazzi, non me ne sono accorto, nella tabella utenti privata stiamo già salvando cognome e nome, quindi qua stiamo ripetendo ovviamente il dato. Quindi nella nostra query principale in profilo personale, qua ci selezioneremo l'username, l'email, il cellulare, u.cognome e u.nome. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete non cambia nulla, quindi vengono selezionati il cognome e il nome. E invece nella tabella profilo personale, quindi questi dati non andremo a salvarli, quindi adesso andiamo a modificare la struttura della nostra tabella, quindi profilo utenti, ed eliminiamo cognome e nome perché non ce ne facciamo nulla. Bene, quindi la struttura sarà questa: fk utente, nickname, data di nascita, informazioni personali e la foto dell'avatar. Perfetto, quindi nelle nostre query elimineremo cognome e nome, non me ne ero accorto, perfetto, e anche nell'update. Bene, quindi in questo modo andiamo a inserire o modificare i dati nella tabella profilo utenti, e poi come ultima query prima del redirect finale dobbiamo fare l'update invece dei dati per quanto riguarda la tabella utenti privata, quindi il cognome, il nome, l'username, l'email e il cellulare. Quindi apriamo il file salva modifiche utente, da permessi utenti, ci ricopiamo la query, e quindi la query la rinominiamo in update privata, e gli diciamo update utenti privata set nome, qua ci va nome, cognome uguale cognome, username, email, cellulare, il gruppo non ci serve, questo update user, questa stringa idem non ci serve, where id utente, e qua ovviamente ci va la sessione. Perfetto, e per finire gli diciamo MySQL query di connessione $update privata. Perfetto, quindi in questo modo andiamo a modificare correttamente tutti i nostri dati sia nella tabella profilo utenti che nella tabella utenti privata. Ora dobbiamo andare in realtà però a cancellare la vecchia immagine associata all'utente, soltanto se ovviamente la foto salvata come profilo personale è una foto personale, quindi non un avatar con la lettera, perché quella lettera poi dovrà rimanere a disposizione per gli altri utenti. Quindi quello che dovremo fare in update profilo, prima dell'update dei dati, è selezionarci il profilo, e quindi faremo una select stellina from profilo personale, where fk utente è uguale, e qua ovviamente ci va la nostra sessione,
Eseguiamo la query. Ci ricaviamo il dato. E gli diciamo if sub str count di row profilo al campo foto avatar virgola alla quadra è uguale a 1. Quindi se abbiamo salvato una foto personale, gli diciamo unlink pubblica upload img avatar, e qua ci concateniamo row profilo al campo foto avatar. Quindi andiamo a cancellare la vecchia immagine. Perfetto. E poi giustamente, allora qua è profilo utenti. Bene, non ho capito perché mi viene da dire profilo personale. Quindi dicevamo, qua ci va a cancellare la foto e poi dobbiamo spostare la nuova. Quindi qua gli diciamo if file di avatar al campo error è uguale a 0, quindi non abbiamo riscontrato errori e quindi abbiamo scelto una nuova immagine personale. Il nome della foto glielo facciamo generare qua dentro, mentre all'interno dell'ulteriore if, quindi qua definiamo la directory e poi spostiamo il nostro file. Perfetto, quindi salviamo, personalizziamo il profilo e scegliamo un'immagine personale, inoltriamo la nostra richiesta. Come vedete la pagina si è aggiornata, i dati sono stati aggiornati correttamente. Come vedete ora l'immagine ha il nostro id utente e l'estensione originale del file. Perfetto. Ci spostiamo all'interno della cartella avatar e come vedete ora all'interno della cartella è presente la nostra immagine personale contrassegnata col nostro id, ed è stata ovviamente mantenuta all'interno della cartella la precedente immagine con la lettera, in modo che sia disponibile per gli utenti invece che non hanno un'immagine personale e ovviamente hanno l'username che inizia con la lettera O. Perfetto. Ora, come controprova, selezioniamo un'immagine differente, per esempio il logo di Facebook, personalizziamo nuovamente il profilo. Qui ovviamente il dato non cambia perché viene sovrascritto con lo stesso id utente, perché è sempre un'immagine personale. Ci spostiamo nuovamente nella cartella avatar e come vedete ora l'immagine è differente perché l'abbiamo cambiata ed è stata cancellata quella precedentemente caricata. Perfetto, quindi in questo modo siamo sicuri di non avere doppioni per lo stesso utente. Ora verifichiamo anche la modifica di dati per quanto riguarda la tabella utenti privata, quindi magari gli modifichiamo il cognome e come vedete sta mantenendo correttamente i nuovi dati. Bene, ora come ultima modifica andiamo a settare la foto avatar di default per l'utente appena definito, sia per quanto riguarda la sezione nuovo utente all'interno della nostra area privata, quando l'utente non ovviamente necessita di una verifica e quindi gli viene già assegnato
assegnata la password è salvato all'interno della tabella utenti privata. E lo stesso per quanto riguarda invece la parte pubblica, quindi in conferma registrazione, quando vengono immessi i codici di verifica e l'utente viene spostato dalla tabella register attempt alla tabella utenti privata, verrà generato in automatico l'avatar. Quindi per prima cosa apriamo il file o la funzione, meglio, inserisci utente, e qua dobbiamo andare a inserire la personalizzazione del profilo per l'utente appena creato e poi verificare quindi la presenza già di un avatar utilizzabile, altrimenti andrne a creare uno. Ora, per quanto riguarda la verifica sull'esistenza dell'avatar, dobbiamo farlo ovviamente prima dell'inserimento del nuovo utente all'interno della tabella utenti privata, altrimenti non verrà mai generato l'avatar. Quindi da salva modifiche definiamo lettera e verifichiamo la presenza dell'avatar già definito per questo utente, quindi con la lettera che ci interessa. Quindi lettera sarà uguale a strtopper di username, quindi quello postato, perfetto. Selezioniamo e quindi verifichiamo la presenza già di un username con la stessa lettera, altrimenti generiamo l'avatar, perfetto. Poi inseriamo l'utente all'interno della tabella utenti privata e poi dobbiamo inserire i dati, quindi se verifica è uguale a 1 stiamo procedendo quindi alla verifica dell'utente tramite l'inoltro dei dati, altrimenti l'utente è stato inserito all'interno della tabella utenti privata, quindi ci ricaviamo l'id dell'utente appena definito con MySQL insert id e gli passiamo la connessione. Definiamo la variabile foto che sarà uguale a lettera.png, bene, e poi inseriamo i dati all'interno del database, quindi insert into profilo utenti e andiamo a modificarla. Quindi al posto di sessione di utente ci scriviamo id utente, qua al posto di data gli passiamo direttamente null senza apici, altrimenti la query genererà errore. Nickname lo lasciamo vuoto, info personali idem e per finire la nostra variabile foto. Perfetto, la query la rinominiamo in insert profilo e per finire gli diciamo MySQL query di connessione insert profilo. Perfetto, quindi salviamo e definiamo un nuovo utente che lo chiamiamo Giorgio Carrus, altro utente attivo del nostro canale e lo ringrazio per tutti i commenti che lascia sotto i video. Username Giorgio Carrus, specifichiamo una password per l'utente, quindi non andiamo alla verifica in due passaggi. Indirizzo email lo spariamo a caso, numero di cellulare e lo associamo al gruppo default. Inseriamo il nostro utente, come vedete la pagina si è aggiornata, ci spostiamo all'interno della tabella profilo utenti e come vedete è stato definito un nuovo profilo per l'utente 25 senza nickname, data di nascita null, informazioni personali vuoto e gli è stato associato l'avatar g.png. Ora nella tabella utenti privata non avevamo ancora nessun utente con la lettera G e quindi dovrebbe aver creato correttamente la nostra immagine. Perfetto, e come vedete ha creato l'avatar con la lettera G. Perfetto.
Perfetto, ora non ci resta che replicare la stessa procedura per quanto riguarda la conferma di registrazione. Quindi apriamo il file che si trova nella cartella pubblica, funzioni, conferma registrazione, e allo stesso modo, prima dell'inserimento dell'utente nella tabella utenti privata, andiamo a definire lettera e nel caso generare avatar prima dell'inserimento ovviamente nella tabella utenti privata, quindi qua. Ora per quanto riguarda lo username, qua non ce l'abbiamo e andiamo a definirlo uguale a row utente al campo username. Perfetto. Poi definiamo la query per la tabella utenti privata e prima della cancellazione dalla tabella register attempt, quindi qua, come abbiamo fatto in inserisci utente, ci selezioniamo l'id, definiamo la foto e poi inseriamo il profilo. Perfetto. Direi che ci siamo. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ultimeremo questa sezione andando a definire una funzione in JavaScript che andremo a integrare poi nelle text area, dove ci permetterà di definire il limite delle nostre text area per quanto riguarda il contenuto, e qualora l'utente inserisca più dati eccedenti il limite venga bloccata l'immissione dei dati.